Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere un tutorial, spero molto interessante, che riguarda una pavimentazione. La pavimentazione che andremo ad eseguire appunto su questo presepe, su questo lavoro, sarà la pavimentazione di finte pietre, diciamo il ciotolato per chiamarlo in modo molto semplice. Sarà di varie tonalità e dopo vi farò vedere appunto come fare questa lavorazione. Praticamente sarà la pavimentazione di questo presepe che raffigura praticamente la casa di Romeo e Giulietta. Quindi la cosa principale è fornirsi di polistirolo a palline, che adesso vi faccio vedere. Questo qua è un polistirolo fatto a palline, molto leggero, che si presta per fare questo tipo di lavoro. Verrà praticamente suddiviso in varie vaschette dove andremo praticamente a fare varie colorazioni. Noi questo qui sarà, diciamo, non l'ho detto, però saranno delle colorazioni sul grigio nero, quindi andremo a fare variazioni di colori nelle vaschette di nero, grigio scuro, grigio chiaro, qualche piccolo pezzettino anche di bianco, in modo che dopo, una volta che abbiamo fatte queste tonalità di colore, andremo a raggruppare tutto insieme, mischieremo tutto e dopo andremo ad applicare appunto tutta questa, diciamo, pavimentazione che abbiamo creato di colori. Andremo ad applicarla. Questa verrà applicata semplicemente con della colla Vinavil, questa colla qua per la precisione. Io uso questa qua, colla 21. Dopo semmai vi lascio in descrizione il link per poterla acquistare, sia colla Vinavil che la famosissima colla 21, come quella che prende istantanea, tipo per farvi capire, questa qua, con il suo attivatore, che va benissimo per fare dei lavori di precisione dove l'asciugatura deve essere molto rapida. Quindi niente, andiamo a vedere come ho separato i vari colori di polistirolo. Eccoci qua. Allora, vi ho preparato, non vi ho fatto vedere tutta la lavorazione perché comunque è una cosa molto semplice. Si fa praticamente con un contenitore tipo del genere qua, si mettono le palline bianche dentro qua al contenitore, si mette il colore che vogliamo noi e dopo si va a mescolare così con le mani. Vi consiglio di mettere magari i guanti perché almeno non vi sporcate le mani. Quindi abbiamo fatto queste varie colorazioni qui, diciamo dal grigio intermedio, del bianco, ne abbiamo fatto tanto ma ne andrà pochissimo perché sennò il bianco poi spara troppo, del grigio un po' più chiaro, il nero che è quello che dà molto contrasto, e il risultato che andiamo ad ottenere è praticamente questo qua. Questi sono i colori, manca un pochettino di nero perché l'abbiamo fatto dopo e come vedete è fatto così, molto reale come colorazione. Quindi adesso cosa facciamo? Come detto prima nella presentazione, andremo ad applicare della colla Vinavil sulla parte che vogliamo incollare e andremo praticamente a far cadere così come fosse dello zucchero a velo. Niente, andiamo a vedere la lavorazione. Eccoci qua, allora andiamo ad applicare la nostra colla Vinavil, colla 21 noi. Lo applichiamo su tutta la superficie che vogliamo incollare. Noi facciamo prima quest'angolo qua. Abbondiamo pure. Ecco qua, abbiamo finito di spalmare tutta la nostra colla. Adesso vado a coprire con due fogli, giusto per non far andare, adesso che mettiamo le palline di polistirolo nell'altra parte, se no dopo dovremo andare a prenderli tutti. Ecco qua, andiamo a prendere il nostro contenitore, il nostro la scatola, qua, e andiamo praticamente a far cadere i nostri pallini. Facciamo tutto, poi una volta che abbiamo riempito tutto con la mano li facciamo andare piano piano nel loro angolo.
Ecco qua. Dopo continuiamo con l'altro. Qua può capitare che ci siano dei grumi un pochettino più grossi, quindi andiamo niente. Il procedimento è questo, poi lo facciamo su tutti i 4 angolini, dopo aspettiamo che asciuga e una volta che è asciutto vi faccio vedere il risultato finale. Eccoci qua, siamo all'ultimo spicco di pavimento, passiamo a seppecolla, dopo ultima spolverata di sassolini, poi aspettiamo che asciughi il tutto e andiamo a eliminare l'eccesso di pietre. Eccoci qua, allora la colla è asciutta, le palline si sono incollate e come vedete qualche pallina sopra è rimasta, quindi andiamo con una mano a fare dei movimenti circolatori in modo che le palline di polistirolo, quelle in alto, si stacchino e andiamo a eliminarle. Una volta fatta questa operazione qui andremo a fugare tutto il fugante, con il fugante tutte queste fessure che sono rimaste. Allora, adesso eccoci con la fase di, diciamo, riempimento delle fughe, degli spazi che si sono creati con le palline. Andiamo a prendere del collante di color grigio cemento, un grigio medio, che è una tonalità un pelo più scura, e poi un colore che è Manhattan, giusto, si chiama Manhattan questo collante, giusto per dare qualche magari sfumatura. Quindi prendiamo come al solito un cucchiaino, mettiamo abbondante, dopo tanto verrà tutto spolverato poi con il pennello, facciamo su tutta la nostra pavimentazione e dopo successivamente andremo con uno spruzzino a bagnare tutta la pavimentazione e a tamponare di conseguenza il fugante. Adesso prendiamo quello un pochettino più scuro, questo per far vedere appunto le varie gradazioni di colore. Non abbiate paura. Ecco, adesso così, poi andiamo con un pennello a fare questo movimento qua, in modo che tutto il fugante va nelle fessure e non rimane nient'altro sopra. Eccoci qua, allora abbiamo terminato di riempire tutto, come vedete è tutto pieno. Adesso cosa bisogna fare? Andremo a prendere uno spruzzino, questo tipo, io sono un piccolino, vabbè, e andiamo a spruzzare su tutta la superficie. Una volta che abbiamo bagnato tutto andremo a tamponare con un po' di carta. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video tutorial, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato interessante.
che non sia particolarmente comunque difficile da replicare. È un lavoro un po' laborioso per le varie tonalità di colori che bisogna fare per le pietre, però tutto sommato il risultato secondo me è più che ottimo. Adesso vi faccio vedere come è venuto. Niente, dai, l'importante è che siate contenti. Vi ricordo appunto che se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo, attivate assolutamente la campanellina, così in modo che quando pubblicherò dei video, tutorial o non solo, qualche novità, qualche cosa che ho in serbo, vi verrà notificato qualcosa. Quindi grazie mille, un bel mi piace, è molto importante per me, e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!